Buongiorno amici carissimi e di nuovo bentornati nella mia cucina. Oggi farò una ricetta che era da tanto tempo che volevo fare, perché oggi farò gli gnocchi di zucca. Però non farò quella tradizionale, classica, con dentro, oltre alla polpa di zucca, va messa la patata, l'uovo, no. No, la farò molto più semplice, ovvero noi utilizzeremo solo la polpa della zucca e la andremo a mescolare insieme a della farina, con un pochino di sale, un pochino di pepe e un pochino di noce moscata. Stop, non ci aggiungeremo altro. Io la farò con una salsa al gorgonzola e poi metterò un po' di granella di noci. Però se volete farle anche burro e salvia come al solito non c'è problema. Quindi adesso ci vediamo gli ingredienti, la ricetta, come al solito qualche piccolo consiglio e poi alla fine del video una piccola chiusura. Ci vediamo dopo! E allora carissimi amici, cominciamo a fare questi gnocchi di zucca, cominciando appunto con la zucca. Allora, cominciamo a tagliare la nostra zucca. Io sto utilizzando una zucca mantovana, ma va bene anche la violina, la butternut, insomma, quindi non è che è indispensabile solo questa. Guardate che meraviglia, che colore, spettacolo puro. Togliamo i semi. E ora gli togliamo anche la buccia. Eccola qua la nostra zucca, bella pulita. L'ho pesata adesso così com'è e sono 630 grammi. Io quindi credo che comunque basti avanzi per fare 4 porzioni. Adesso andremo a tagliare a tocchetti. Non credo che ci sia bisogno di tagliarla in una determinata maniera, tanto poi andrà cotta e quindi andrà schiacciata, quindi potete tagliarla come volete, a tocchetti, nelle dimensioni che ritenete più opportune, quindi non è un problema. Ecco qua. E adesso siamo pronti per cuocerle. Abbiamo messo la zucca all'interno di una padella antiaderente. Ci andremo ad aggiungere un mezzo bicchiere d'acqua in modo tale che così faccia il vapore e la riesca a cuocere per bene. Un pochino di sale fino, questo aiuterà a tirar fuori la parte acquosa della zucca stessa. E un filo di olio extravergine d'oliva. E adesso accendiamo a fuoco alto e la cominciamo a far stufare. E ora copriamo. Allora, come avete visto, io sto cuocendo la zucca all'interno di una padella, può essere una pentola, quello che volete. Ma questo pensiero mi è venuto per il semplice motivo che un po' di giorni fa mi è arrivato un commento su un mio video che era la crostata di zucca e ricotta, la crostata salata, una torta salata. E sotto mi sono trovato questo commento che mi dice: ma tu non sai quanto costa il gas? Sì, so che adesso è diventato un problema grosso e quindi bisogna fare attenzione, anche perché su quella ricetta dicevo che per cuocere la zucca in forno ci volevano 40-50 minuti e poi per cuocere la torta ci volevano altri 40. Il fatto è che questo commento arriva in un video che io ho fatto la bellezza di 2 anni fa e io se c'avevo la palla di vetro sicuramente mi sarei studiato qualcos'altro, però questo mi ha fatto pensare che si può cuocere la zucca in tanti altri modi e uno di quelli appunto è cuocere all'interno della cosa. E tra parentesi si risparmia anche tempo perché ci vogliono 15-20 minuti. Ogni tanto controllate, date una smucinata, come si dice a Roma, una girata e tenete sempre coperto. Calcolate appunto, come ho detto poc'anzi, ci vorranno tra i 15 e i 20 minuti, più o meno. Comunque ogni tanto girate. Allora, controlliamo adesso se la zucca è quasi cotta. Sì, come vedete si schiaccia con la forchetta. Allora, adesso spengiamo un attimo il fuoco, ok? Che tra parentesi ho dovuto anche abbassare, è un po' troppo forte questo fornello. Quindi se usate un fornello grande come questo, fatelo con una fiamma un po' più bassa. Comunque, ecco, lo schiacciamo con la forchetta. Chiaramente potreste anche tritarlo col mini primer, però secondo me diventa troppo una pappa, mentre così invece avete la possibilità
di poter regolarvi intanto con la quantità di farina che andrete a mettere, e poi comunque sia rimarrà un pochino più rustico, un pochino più sodo secondo me. Poi scegliete voi, se pensate che schiacciarlo col mini pinner fate prima e comunque vi rimane più gradevole, fatelo, però come vedete ci vuole veramente poco. Ecco, guardate, si è cotta talmente tanto bene la zucca che ci vuole veramente poco a schiacciarla, e ci sono voluti 10 minuti, neanche i 15 che vi avevo detto. Questo poi sicuramente dipenderà anche da un tipo di zucca che uno utilizza, ma questa è veramente morbida. Allora, ora che abbiamo schiacciato la zucca, la rimettiamo di nuovo sul fuoco, la riaccendiamo e aspettiamo un attimino che ribolle un attimino la zucca, e poi andremo ad aggiungere la farina. Allora, sta ricominciando a ribollire, noi adesso andremo ad aggiungere la farina un po' per volta, perché come farina ci va un terzo della zucca. Se la zucca pesa 600 grammi, ce ne vanno 200 di grammi di farina. Io sto utilizzando poi una farina tipo 0, tipo 1, anzi in realtà questa è fatta con grani antichi, quindi diciamo che non è proprio integrale, ma insomma poco ci manca. E l'andiamo a incorporare alla crema, e tramite il cucchiaio dovremmo sentire se poi l'impasto comincerà a essere sodo oppure no, e mano a mano andiamo appunto a mettere la farina. Quando raggiungeremo un impasto piuttosto sodo, allora a quel punto avremo raggiunto la densità voluta. Ecco, qui vedete è ancora piuttosto morbida, mettiamo un altro po' di farina, in questo caso un cucchiaio e mezzo. Io ripeto, ho misurato 200 grammi di farina, però vediamo, perché può essere che magari ce ne voglia di meno oppure di più, dipende. Mettiamo ancora un pochino di farina. Ecco, sta cominciando a fare sempre più resistenza l'impasto, Allora, come vedete è diventata molto asciutta, vedete faccio fatica a raccoglierla, quindi io adesso spengo il fuoco e adesso andremo a incorporare gli altri ingredienti. Allora, adesso andremo a inserire la noce moscata, è un profumo che non può mancare. Poi voi scegliete se metterlo oppure no, ma secondo me non può essere altrimenti. Il parmigiano, circa 60 grammi. Ho cambiato il cucchiaio e l'ho preso questo qui di legno, perché quell'altro, essendo di plastica e un po' morbido, mi va bene per tante cose, ma in questo caso qui, siccome l'impasto è diventato veramente piuttosto sodo, non va più bene. Ok, ci siamo, abbiamo amalgamato tutto e adesso non ci tocca che fare gli gnocchi. Allora, il nostro impasto si è raffreddato, adesso cominceremo a fare gli gnocchi. Facciamo una cosa comunque, mettiamoli su una spianatoia. Io adesso ci metterò chiaramente un pochino di farina per evitare che si attacchino, come gli gnocchi, gli gnocchi di patate, la stessa identica cosa. E cominciamo a prendere un pochino di impasto. Ecco, io farò delle palline di queste dimensioni e le metteremo sul tagliere. Qua sono pronti, gli do giusto una spolveratina sopra di farina per mantenerli. Ho già messo sull'acqua per cuocerli e adesso ci tocca solo che attendere. Allora, per condire i nostri gnocchi di zucca possiamo scegliere diversi condimenti. Quello più semplice è il burro con la salvia, però a me mandava da fare qualche cosa di un pochino più carino, ma anche un pochino più saporito, e quindi farò una crema di gorgonzola e poi ci metterò una piccola granella di noci con un pizzico di pepe. E adesso vediamo come fare appunto la salsa al gorgonzola. E allora togliamo la crosta esterna e tagliamo il gorgonzola a pezzi. Come vedete sto sfruttando addirittura la carta del gorgonzola per evitare di sporcare il tagliere. Mentre attendiamo che bolle l'acqua, noi prepariamo la nostra salsa di gorgonzola mettendo un paio di cucchiai di latte. Con il gorgonzola stesso lo facciamo sciogliere piano piano. Allora, l'acqua oramai bolle e cominciamo a mettere dentro i nostri gnocchi. E come per quelli di patate, quando affioreranno saranno belli che pronti. Chiaramente metteteli un pochino per volta, non metteteli tutti insieme, altrimenti rischiano che poi si attaccano tra di loro. Allora, mano a mano che vengono su, li prendete
e li mettete poi nel condimento, nella padella. Io in questo caso ho fatto una crema di gorgonzola, eccoli qua. Allora, avete visto quanto sono semplici questi gnocchi? Veramente favolosi. E poi la cosa buona è che quando li andrete a condire anche con semplice burro e salvia, è vero che io l'ho fatti col gorgonzola eccetera, vengono qualcosa di fantastico. Le mie figlie se le sono divorati. Tra parentesi, mia moglie, che oggi non era presente, mi ha chiesto se gli tenevo qualcuno da parte. Cosa ho fatto? Li ho cotti, li ho poi messi in acqua fredda e ghiaccio e adesso li ho scolati e li ho messi qui dentro e stasera li andremo a condire, sentiremo come vuole lei, se con il gorgonzola o con burro e salvia. Quindi volendo li potete preparare con anticipo, li cuocete e li potete mettere poi da parte, oppure se volete potete anche congelarli, scegliete voi. E allora la ricetta spero che vi sia piaciuta, vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e soprattutto se vi è piaciuta la ricetta bombardatemi di like, ma proprio tanti. Non vi preoccupate, più sono meglio stiamo. E allora grazie ancora, ci vediamo alla prossima ricetta e un bacione.